Salve a tutti amici e benvenuti. Oggi continueremo ciò che abbiamo intrapreso nello scorso video. Esamineremo tutti i finali di Sagat, rispettando l'ordine cronologico degli eventi e commentandone i punti salienti. Vi consiglio di mettervi comodi, perché l'analisi dei finali di quel grande campione che risponde al nome di Sagat sta per cominciare. Ma prima vediamo la sigla! Nel video precedente avevamo visto Sagat sconfiggere Ryu in Street Fighter Alpha. Quella vittoria però non aveva appagato la sua sete di vendetta, perché Sagat si era accorto che Ryu non aveva combattuto contro di lui al massimo delle sue capacità. Qualora vi foste persi il primo video di questa serie, vi lascio il relativo link in descrizione. Passiamo ora ad analizzare gli eventi visibili nel capitolo successivo della serie Alpha. In Street Fighter Alpha 2, nel combattimento finale, Sagat e Ryu si affrontano in una prateria australiana, fondale che è stato poi trasposto anche in Street Fighter 5, come i più attenti di voi avranno notato. Nel seguente ordine osserviamo con attenzione cosa i due si dicono prima di combattere, il loro combattimento ed il finale di Sagat, in seguito al quale commenteremo i punti più salienti di ciò che avremo visto. Round one, fight! Hadouken! Chayo! 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 Hadouken! 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 Chayo! Hadouken! Chayo! 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 Hadouken! 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 Chayo! Chayo! Hadouken! Chayo! Shinku Hadouken! Chayo! KO! You win! Round two, fight! Chayo! 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 Hadouken! Chayo! Hadouken! Chayo! Chayo! Shoryuken! Chayo! Chayo! Shoryuken! Hadouken! Shoryuken! Chayo! Chayo! Hadouken! 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 Hadouken!
Tra le frasi che Sagat e Ryu si dicono prima di iniziare a combattere, ce n'è una che merita un'importante considerazione. Non ti sei ancora ripreso dal nostro ultimo duello. Leggendo questa frase ci viene ricordato che, anche se ogni personaggio può vincere un qualsivoglia torneo di Street Fighter, la storia principale che viene portata avanti dalla Capcom è una sola, e tale storia principale vuole che nel torneo di Street Fighter Alpha Ryu abbia sconfitto Sagat per la seconda volta. In parole povere, quando noi giocatori portiamo a termine un qualsivoglia torneo di Street Fighter con un personaggio diverso da quello che la Capcom ha decretato come il vincitore della sua storia principale, è come se ci trovassimo davanti ad un what if. È come se entrassimo in un universo parallelo, dove noi abbiamo cambiato il corso degli eventi, portando a vincere il personaggio con il quale abbiamo giocato in quel momento. Certamente la quasi totalità di voi era già a conoscenza di ciò, ma per quei pochi che non lo sapevano o che semplicemente non ci avevano mai pensato, ho ritenuto opportuno fare questa piccola ma doverosa precisazione. Anche questa vittoria lascia nel cuore di Sagat una sensazione di insoddisfazione, paragonabile a quella provata dopo aver vinto contro Ryu nel primo episodio di Street Fighter Alpha, per cui decide di allontanarsi momentaneamente dalla Shadaloo per allenarsi e migliorare ancor più le sue tecniche. In Street Fighter Alpha 3, Sagat affronterà prima Ryu e dopo Bison. Osserviamo i due combattimenti in successione. Il finale di Sagat e poi commenteremo i punti salienti delle loro conversazioni. Beat 'em up, guys! Try for it, man!
You can't give it up. Go for it, man. KO. You win. Ci sono alcune frasi che abbiamo letto durante la conversazione tra Sagat e Ryu sulle quali vale la pena di soffermarsi perché ci rivelano un qualcosa di estremamente importante. Sagat afferma che Ryu non è ancora un vero maestro e che non è ancora pronto per battersi contro di lui. Ryu è d'accordo con lui e dice che si impegnerà a fondo per superare le sue debolezze e chiede a Sagat di aspettarlo. Questa ammissione di Ryu ci porta di conseguenza a capire che, se lui e Sagat si fossero affrontati in quel momento, anche senza l'interferenza di Bison, avrebbe certamente vinto Sagat, perché Ryu, per sua stessa ammissione, non era ancora pronto.
non era ancora un vero maestro. Portando a termine la modalità arcade di Street Fighter Alpha all'interno di Street Fighter V, ci viene mostrata questa immagine, ove vediamo alcuni particolari interessanti. Innanzitutto è stato ripreso il finale che abbiamo visto in Street Fighter Alpha 1, ove, dopo aver sconfitto il buon Ryu, Sagat viene invitato da Bison ad entrare nella Shadaloo. La prima immagine che vediamo in alto a sinistra fotografa un istante del loro combattimento, ma se ci fate caso, il fondale è quello dove i due si sono combattuti in Street Fighter Alpha 2, situato in Australia. Non che questo sia un particolare poi così importante, ma era un qualcosa che ci tenevo a portare alla vostra attenzione. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a commentare i finali di Sagat la prossima volta. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciarmi un bel like direttamente sul mio canale. Se ti piacciono i miei video, iscriviti pure, te ne sarò molto grato. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Sagat, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.